Buongiorno, se siete bambine o bambini pensate alle vostre passioni. Se lo siete stati, chiudete un momento gli occhi e pensate alle passioni che avevate a 10-12 anni. Immagino qualcuno cantare, ballare, correre dietro un pallone o correre e basta. Io ero un po' un nerd e ero appassionato di Atlanti. Cercavo di imparare a memoria le capitali del mondo. Poi ho scoperto il calendario Atlante. Sul calendario Atlante c'erano dei numeri associati a delle città, a dei paesi, a delle persone. Qual è la città con più abitanti? Qual è il paese con più abitanti? Questa era la mia strana passione, la passione di un bambino nerd, e ho scoperto che poteva diventare anche una professione, la professione del demografo. E oggi proverò a convincervi perché tutti noi dobbiamo essere un po' demografi se vogliamo pensare al nostro futuro. Per fare questo parto da un orologio. Un grande demografo, Alfred Sauvy, ha preso un orologio tradizionale per raccontare perché la demografia parla del nostro futuro. Nell'orologio, per Sauvy, c'è una lancetta che si muove molto velocemente. Se la guardate vi mette ansia, vi fa sentire in emergenza. Questa lancetta è quella dei secondi, è quella della politica. La politica si muove come la lancetta dei secondi. Non sappiamo dove saremo tra poco. E tra l'altro abbiamo anche molta ansia. Poi c'è l'economia che si muove con un po' di pianificazione, per fortuna. L'economia è come la lancetta dei minuti, vediamo comunque questo movimento. E poi ci sono alcuni fenomeni profondi che sembrano immobili. La lancetta delle ore. La lancetta delle ore, se la guardiamo anche con attenzione in un orologio fantastico, sembra immobile. Questa è un po' la demografia, che cambia lentamente ma in modo importante e inesorabile. Quindi questo bambino appassionato di persone, di numeri, di luoghi, ha iniziato a studiare la demografia. Primo tema, il futuro diventa possibile. Quando? Quando iniziamo a vivere più a lungo. 100 anni fa, circa, in Italia si viveva 50 anni in media. Oggi un po' più di 83 anni. Se ci pensate, in 100 anni abbiamo guadagnato 33 anni. Cosa vuol dire? Un anno ogni 3. O se volete, con l'orologio, 8 ore al giorno. Dal punto di vista della longevità, ogni giorno 8 ore vengono gratis. Quindi tutto questo TEDx lo prendete gratis, almeno le 8 ore, ok? Spero siate contenti di questo. Questa è un'ottima notizia che si vede soprattutto nel lungo periodo. Quando pensiamo al passato, spesso rimpiangendo i tempi bui, pensiamo alla durata della vita e forse quei tempi effettivamente erano bui. Non sono così luminosi come spesso appaiono. Le nascite. I demografi partono dalla longevità, buona notizia, e poi studiano anche le nascite. Queste sono le nascite in Italia, dal dopoguerra a oggi. I nati nel 1964, alzino la mano. Siete in tanti, no, un po' di più. Siete in tanti, sì, perché, diciamo, tolto il boom del 46, il 1964 è l'anno con più nascite della storia recente dell'Italia, 1.035.000 nati. Nel 2023 i nati sono 379.000. Prima avevano detto un anno ogni 3 il guadagno di speranza di vita. Adesso diciamo un nato nel 2023, nel 2024 saranno un po' di meno, per 3 nati nel 1964. Quindi in 60 anni abbiamo un rapporto 3 a 1. Questo è quello che è successo alla demografia italiana.
Quindi siamo passati dalle piramidi alle navi. Un tempo si usava per rappresentare la popolazione il concetto di piramide demografica o piramide per età. Nel 1861 l'Italia aveva una piramide, anche più a tardi aveva una piramide. Com'è fatta la piramide? Alla base ci sono i bambini. Storicamente i bambini erano il gruppo più numeroso in una popolazione. Poi salendo, a destra ci sono gli uomini, a sinistra le donne, poi possiamo cambiare questa rappresentazione, ma comunque salendo la piramide si assottigliava perché c'era una mortalità elevata e poi con una alta natalità si continuava ad allargare la base. Vi faccio vedere il 2003 e il 2023 per due motivi. Il primo, l'Italia non ha più una piramide, ma una nave vista da dietro, una nave portacontainer. La vedete? E il gruppo più numeroso qual è? Quello di coloro che sono attorno al 1964, che nel 2003 avevano tra 35 e 39 anni e nel 2023 tra 55 e 59, per compiere 60 anni nel 2024. Se volete, questo è un motivo per cui possiamo usare la demografia per guardare al futuro. Se ci pensate, nel 2003 abbiamo visto questo gruppo e possiamo già sapere che 20 anni dopo questo gruppo sarà importante nella popolazione. Quindi questo è uno dei motivi per cui possiamo, anzi dobbiamo usare la demografia come lente per guardare al futuro di tutto. E vi faccio un esempio. L'istruzione. Quindi siamo dalle piramidi passati alle navi. Cosa succede quando siamo in una situazione di tipo nave? Si parla tipicamente di invecchiamento della popolazione. Vi faccio vedere la top 3 dell'invecchiamento mondiale, cioè la quota di ultra 65enni. Numero 1 al mondo, Principato di Monaco, 36%. Lo sapevate? No. Numero 2, Giappone. Lo sapevate? Sì. Numero 3, Italia. Lo sapevate? Sì, perché siamo passati appunto in questa situazione di nave e ci tornerò su questo, perché questa situazione mostra che l'Italia, per gestire questa situazione, non può andare sul libro di testo scritto da altri. Dobbiamo scrivere noi il libro di testo del nostro futuro. Abbiamo la nave. Cosa facciamo dei nostri giovani? Questa è la bottom 3, cioè le quote più basse di giovani laureati nei paesi OCSE. La quota più bassa di tutti nell'OCSE è quella del Messico, 27%. L'Italia, numero 2 dal basso, 29%. Poi c'è l'Ungheria, 32%. Quanto siamo distanti dal top? Tanto. La Corea del Sud ha il 70%, 7-0, di giovani laureati. Quindi abbiamo una nave che è abbastanza erosa dal basso e non facciamo studiare abbastanza i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Abbiamo un sistema scolastico e universitario disegnato per un mondo che era il mondo a piramide, non per il mondo a nave, dove dovremmo investire molto sui nostri giovani e sui nostri bambini. Cosa ha fatto la Corea? Questa è la piramide del 1970, quando sono nato io, e poi c'è la nave del 2020. Sono colorate per titolo di studio. Voi guardate tendenzialmente solo il blu scuro. Il blu scuro vuol dire che sono laureati o comunque hanno un titolo di studio post scuola secondaria. Vedete che la Corea nel 70 non ne aveva di laureati, tra l'altro erano tutti quelli che c'erano maschi. Poi nel 2020 la Corea diventa il paese con più laureati nell'OCSE, ma questo perché? Perché hanno guardato al futuro e sono partiti dai ragazzi, perché
il numero di laureati in una popolazione complessiva si aumenta partendo dai bambini, dalla scuola e arrivando all'università. Questo è quello che ha fatto la Corea, colore blu. Confronto con l'Italia. Anche qua, ve l'ho già detto, passiamo dalla piramide alla nave. Il blu però non si diffonde così tanto come nel caso della Corea, perché non abbiamo cambiato l'investimento fatto nei giovani. Un rischio dell'orologio. Tornate un pochettino all'orologio. Il rischio dell'orologio e dell'idea della demografia come inesorabile, come inverno demografico contro cui non possiamo fare niente, è un rischio importante. In realtà la politica e l'economia possono fare qualcosa per cambiare il nostro futuro. Lo possono fare lentamente con la scuola, che va cambiata, lentamente con l'università, che va cambiata, ma a volte anche velocemente. C'è uno strumento fondamentale nell'orologio, lo conoscete anche voi, si chiama pirulino. Lo conoscete il pirulino? Tecnicamente corona. Il pirulino cosa fa? Lo tirate fuori e sposta la lancetta delle ore. Qual è il pirulino della demografia? Ve lo dico io. L'immigrazione, in generale i movimenti migratori. Il pirulino della demografia italiana Il pirulino della demografia italiana è l'immigrazione, perché l'immigrazione cosa fa? Riempie la nave alla base e porta delle popolazioni che rimangono qua e diventano parte della popolazione italiana. Quindi qua vedete il 2003 e 2023 con diverse sfumature di grigio che riportano la popolazione straniera. Nel 2023, per esempio, abbiamo guardato il tema dell'invecchiamento. Tra i cittadini italiani abbiamo una popolazione ultra 65enne che è superiore al 26%. Se guardiamo gli stranieri, 6%. È chiaro, perché arrivano nella parte bassa, poi speriamo rimangono qua. Abbiamo più di 5 milioni di stranieri in Italia. Se non ci fossero, la popolazione italiana sarebbe uguale a quella del 1970. Ok? Quindi oggi siamo in questa situazione, non abbiamo però una gestione della situazione adeguata alla nave. Abbiamo una gestione della situazione che è stata effettuata quando l'immigrazione era attorno al 2,7%, diciamo, tra il 2 e il 3% della popolazione complessiva. Per questo dobbiamo cambiare. Si può cambiare? Direi di sì. Questa è la situazione a livello mondiale. La piramide, in realtà non è più una piramide perfetta. La vera piramide avrebbe il primo gradino più ampio. I bambini non sono più il gruppo più numeroso a livello globale, perché anche a livello globale stanno calando piano piano le nascite. Però siamo in un momento con tantissimi bambini nel mondo. Ve lo faccio vedere con un altro grafico. Scusate, io come vi ho detto sono un nerd, guardo i numeri e penso alle persone attraverso i numeri, non perché le persone siano i numeri, ma perché la statistica demografica è un elemento radicale per cambiare e pensare al nostro futuro. Qual è il punto più alto della storia dell'umanità come numero di nati? Il 2012, 146 milioni di nati. 2 volte e mezzo la popolazione italiana. Ci sono tantissimi giovani, tantissimi bambini nel mondo. Siamo nel momento della storia in cui non ci sono mai stati così tanti bambini al mondo. Quindi, se volete, per riempire la base della nave italiana, la situazione non è particolarmente difficile. Per esempio, a livello globale, la quota di migranti sta salendo piano piano. I migranti internazionali sono quasi il 4% della popolazione, un po' meno di 300 milioni di persone. Essenzialmente dobbiamo solo pensare al nostro futuro per pensare a riempire la nostra nave e a politiche che tengano tutti inclusi e integrati nella nostra popolazione. Vi ringrazio per l'attenzione.